Questa è la storia di due partite di calcio diverse, ma con le stesse squadre. Però quello che sembra alla fine è che la partita è una sola, lunga 180 minuti, e che le squadre sono completamente diverse tra la prima e la seconda parte. Ora vediamo il perché. Non prima di avervi ricordato di iscrivervi al canale, di mettere mi piace se vi piace il lavoro che faccio, per farmi continuare. Detto questo, cominciamo. San Valentino 2017. Al Parco dei Principi di Parigi scendono in campo il Paris Saint-Germain contro il Barcellona per l'andata degli ottavi di finale di Champions League. Le due squadre si sono incontrate per la prima volta negli anni 90, ai quarti del 94 con la vittoria dei parigini di George Weah e nel 97 in finale di Coppa delle Coppe vinta dai catalani con un rigore di Ronaldo, il fenomeno. Dal 2013 si sono incontrate 6 volte, con il Barça uscito sempre vincitore. Una rivalità tra quelli considerati i migliori al mondo, il Barcellona di Messi, Suarez, Neymar, Iniesta, Xavi, eccetera, eccetera, e quelli che con la nuova società araba, che ha iniziato ad investire come se non ci fosse un domani, cercavano di diventarlo. Il PSG prima di Ibra e Ancelotti e poi di Cavani ed Emery. E ci fermiamo qui, perché in seguito le squadre si rincontreranno di nuovo e con nuovi interpreti, ma noi rimaniamo nel 2017. Come dicevo, è il 14 febbraio, sono le 21 e la partita di andata ha inizio. Si potrebbe riassumere così. 18esimo. Ed è 1-0 Paris, la mette nell'angolo nel giorno dei suoi 29 anni, cambia tutto al minuto 18. 40esimo. E intanto Verratti può salire, l'apertura perfetta per il destro del 2-0 Paris, 2-0 Paris con Draxler. 55esimo. Occhio al taglio, sta arrivando anche Meunier, Di Maria, 3-0 Paris, estasi a Parigi. E 72esimo. Meunier va via con forza, c'è Lucas che si propone, anche Cavani dentro, il tocco per Cavani, va al Matador! 4-0 Cavani! Non è una sintesi fatta per perdere meno tempo possibile, ma esattamente come sono andate le cose, dominio assoluto. I parigini impartiscono una lezione che lascia pensare che il trono dei catalani sul calcio europeo sia da lasciare a qualcun altro e sembrano proprio loro i successori. Al 90esimo c'è stata l'unica vera occasione del Barcellona che avrebbe lasciato speranze per la rimonta, ma è svanito tutto nel nulla. Come nulla sembrano valere i prossimi 90 minuti, visto il divario tra le due squadre. Da San Valentino alla festa delle donne. Siamo all'8 marzo. C'è stato il tempo a Barcellona per caricare l'ambiente, nonostante ci sia la sensazione che questa volta sia davvero l'ultima. Ma la partita va giocata, quindi pronti, via. Morbido in mezzo, il colpo di testa, pallone che rimane lì, non esce, Trapp, palla ancora in mezzo, la deviazione e non, vediamo se è gol. È gol del Barça, Suarez e Luis Enrique l'hanno messa dentro con le mani, come si dice in gergo. È il terzo minuto, Suarez anticipa Trapp di testa e nonostante il tentativo dei difensori del PSG, la palla entra abbondantemente. Quello che ci voleva per gli spagnoli, ma il primo tempo, invece di esplodere, prosegue con i francesi che si chiudono bene, senza lasciare spazi e solo un bel tiro di Neymar ad impensierirli. Siamo arrivati al 40esimo, mancano solo 5 minuti alla fine del primo tempo, quando la palla arriva ad un genio. C'è Iniesta che si propone, sembra in vantaggio Marquinhos, Iniesta con una magia, la deviazione, 2-0! Ma cosa ha fatto Iniesta? 2-0! Un genio immortale. In una situazione di difficoltà Andrés Iniesta si inventa un colpo di tacco che lascia di stucco tutti quanti, compagni e avversari, i quali si fanno rimpallare la palla addosso e il riposo lo si farà sul risultato di 2-0. Al rientro l'inerzia è tutta dalla parte dei catalani e dopo 10 minuti Neymar va a terra, l'arbitro indica il dischetto. Va Messi, 3-0 Barça, di potenza Messi e adesso Messi tira una fucilata dritto per dritto. Ora è possibile, ora Barcellona ci crede davvero. Manca ancora un sacco di tempo, la tensione è da guerra del Vietnam. Il PSG risponde subito dopo un palo clamoroso di Cavani, che avrebbe chiuso i giochi.
Al 62esimo Rakitic prende la munizione a centrocampo per fermare una ripartenza. Occhio alla battuta in mezzo per il piazzato che cambia tutto e la cambia lui e non potrebbe essere altrimenti il Matador. Cavani stacca la spina al Camp Nou. Questo gol vale doppio e intendo letteralmente, visto che c'era ancora quella regola. Il Barça deve segnarne di nuovo 3 per passare. La differenza è che adesso mancano meno di 30 minuti e forse per la prima volta in 7 anni la Champions non li vedrà ai quarti di finale. Il contraccolpo si vede subito. Cavani si presenta davanti a Ter Stegen ed evita solo che tutti se ne vadano a casa a 20 minuti prima della fine. Il Barcellona pressa, ma la trincea resiste. Ormai è l'88esimo, 3 gol in 2 minuti più recupero non si è mai visto. Va col destro Neymar, un prodigio, 4-1, il Barça va a -2, a 2,5 più recupero. Una poesia la punizione di Neymar. La speranza torna a crescere. L'unica maniera di tornare a crederci davvero sarebbe segnare subito. C'è un cambio del Paris Saint-Germain che vuole guadagnare tempo, Suarez va giù, attenzione, calcio di rigore. Parte Neymar, col destro, 5-1 Barça, 5-1 Barça, che partita. E adesso è una bolgia. Dire che il rigore era discutibile è poco, ma caspita, ora ne manca solo uno e il recupero c'è per poterlo fare. L'adrenalina dei presenti allo stadio ha sostituito la parola e i giocatori del Barça cavolo se la sentono. A questo punto mi rimane solo da dire che siamo arrivati al 95esimo. 49-35, 1 contro 1, se la porta sul mancino, va morbido dentro! Non ci credo, non ci credo, non ci credo, Sergi Roberto, Sergi Roberto, Sergi Roberto, Sergi Roberto, Sergi Roberto, 6 volte Barça, 6 volte Barça, io non ci capisco niente! io non ci credo. Euforia, pazzia, caos, felicità, incredulità e smetto per non annoiarvi, ma questo è uno dei momenti con più emozioni, tutte nello stesso istante nella storia dello sport. Emozioni che si sono caricate in momenti diversi a partire da 3 settimane prima fino ad esplodere tutte assieme, comprese quelle negative provate dai parigini che sono evaporati dalla partita subendo l'arrivo dello tsunami blaugrana. Nella Champions, nel calcio o comunque nello sport in generale a questi livelli non si era mai visto nulla del genere, nonostante i 100 e più anni di storia. Il mio pensiero a riguardo è: chi se ne frega? Chi se ne frega che in uno degli ultimi anni senza il VAR gli episodi arbitrali hanno fatto la differenza? Chi se ne frega che il Barcellona uscirà ai quarti con la Juventus? Chi se ne frega che nessuna delle due squadre era quella che tifo di solito? Io quella partita l'ho vista, non ero lì, ma c'ero. Spiegare come ho appena provato a farlo, ma credo sia giusto salutarci facendovi avvicinare a chi quei momenti li ha vissuti davvero appieno.